Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio canale. In questo video vi farò vedere in che modo ho riparato e rigenerato un vecchio tagliere che avevo in casa. Se anche tu ti sei trovato tra le mani un tagliere che si è rotto, perché magari gli listelli con cui era fatto si sono separati, perché si sono scollati, perché era un tagliere vecchio, magari anche un tagliere di pregio, un buon tagliere, qualcosa a cui sei affezionato, però comunque un tagliere che a furia di usarlo, lavarlo e batterci sopra, alla fine si è rotto. Beh, non ti preoccupare, se ti trovi anche tu in questa situazione, allora continua a vedere il video, vieni sul mio banco da lavoro, ti faccio vedere in che modo ho riparato il mio tagliere e quale tecnica ho utilizzato per rendere duratura, anzi permanente, questa riparazione, in modo che non mi ritrovi mai più con un tagliere rotto tra le mani. Allora ragazzi, partiamo subito riassemblando il tagliere, quindi rimettendo tutti i listelli e poi li separiamo, così andiamo a prenderli uno a uno. Come vedete in questo caso ce ne sono due che sono rimasti incollati. Ovviamente prima di proseguire procederemo a separarli perché è bene rimettere tutto quanto perfettamente in piano. Prendiamo il primo listello e andiamo a fissarlo nella nostra morsa da banco. Controlliamo che sia pulito. Prendiamo una riga a 90 gradi e andiamo a tracciare quella che è la linea centrale, quindi la parte centrale del nostro listello. Adesso infatti dobbiamo andare a inserire dei piccoli tasselli che ci permetteranno poi di rendere duratura, come vi dicevo nell'intro, rendendo duraturo il fissaggio dei nostri listelli. Quindi nostra punta da 8. Io userò dei tasselli da 8. Punta da 8, facciamo il foro. Fate molta attenzione a evitare di andare nella parte inferiore, quindi di perforare da parte a parte il nostro listello. Prendiamoci la distanza dal bordo al punto del foro, in modo da replicare la stessa distanza e farli equidistanti entrambi. Cerchiamo di dare una certa simmetria ai lavori quando li facciamo in questa maniera. Ecco, prima vi ho detto fate attenzione a non passare da parte a parte, per evitare ovviamente che si veda esternamente il foro. Ovviamente io, come vi ho sempre detto, sono bravo a dare consigli, ma spesso faccio errori, vedete, qui sono uscito dall'altra parte. Comunque non preoccupatevi perché dopo vi faccio vedere come risolvere. Infiliamo il tassello, il buco è perfetto. Adesso prendiamo il punzone e andiamo a replicare la posizione del foro anche sull'altro listello. In ogni caso replichiamo sempre la linea centrale, anche per avere un riscontro, quindi per essere sicuri che il nostro foro sia sempre al centro, altrimenti ci rischiamo di avere dei listelli che sono tutti storti. Comunque con le dita assicuriamoci sempre che i listelli siano allineati tra di loro, come ho fatto io con l'indice. Nuovamente foro di 8 mm, 8, ma potete farlo anche da 6 o da 10 in base alla dimensione dei vostri listelli. Questo è relativamente piccolo, quindi un tassello da 8 andava più che bene. Diciamo che va bene anche un tassello da 6. Ovviamente non serve mettere chissà quanto legno, semplicemente dà più rigidità, perché ovviamente eviterà poi che i listelli si vadano a scollare in un futuro. E continuiamo a replicare la stessa operazione con tutti gli altri listelli piano piano. Ed ecco qui, facciamo dei fissaggi di prova per essere sicuri che sia perfettamente allineato, perché una volta che lo incolliamo poi non possiamo più tornare indietro, comunque dobbiamo andare a danneggiare il lavoro fatto, quindi assicuriamoci prima con delle prove iniziali che sia corretto e poi dopo successivamente andiamo a incollarli. Quindi prepariamoci tutti i fori. Come vedete ragazzi, è un'operazione veramente semplice da eseguire. A volte è meglio riparare che andare a ricomprare uno nuovo. Ovviamente questo era un tagliere molto semplice che insomma non era niente di pregio, però era un bel lavoro da fare, mi faceva piacere farlo e l'ho fatto. Ma in molti casi magari conviene di più andare a ricomprarlo, però come ho sempre detto, se siete su questo canale e guardate i miei video è perché sicuramente vi piace fare questi lavori, vi piace mettere mano e riparare le cose danneggiate. E adesso iniziamo a stendere la colla. Mi raccomando, se avete visto il video della realizzazione del mio tagliere, sapete che è sempre ben utilizzare, anzi è necessario utilizzare delle colle che siano atossiche, proprio perché trattandosi di un tagliere che va a contatto con gli alimenti non devono esserci prodotti tossici per le persone. Quindi andiamo a mettere la nostra colla atossica sul nostro listello. Nell'altro video mi è stato fatto notare che stendo la colla come si stende la crema sui bomboloni. Effettivamente sì. Mi piace mangiare, mi piace cucinare. Vi ho detto che il tagliere l'altra volta me lo sono realizzato proprio perché mi piace la cucina.
E anche la colla effettivamente la stendo come se fosse una farcitura, una guarnitura per una torta o per un bombolone. Però ragazzi, sapete che vi dico? Il metodo funziona perché la colla arriva in tutta la superficie, come vedete esce, colla fuori in tutta la superficie, quindi va più che bene. Tiene bene quindi, però ragazzi, mettetela un po' come preferite. Se riuscite a stenderla con una spatola, tanto di guadagnato, risparmiate sicuramente sul prodotto. Ecco qui, adesso usiamo le nostre morse. Io ho deciso anche su un tagliere piccolo comunque di fissarlo poco per volta. E adesso andiamo a separare gli altri due listelli, quelli che vi ho toccato incollati. Utilizzerò un coltello da cucina, un vecchio coltello che avevo nell'abito. Lo infiliamo nella parte un po' aperta e poi con un colpo con un martello piano piano andiamo a separarli. Ovviamente non sto incidendo il legno, sto semplicemente seguendo quella che è la linea di giunzione tra i due listelli. Ovviamente verificate sempre che non siano residui di colla in mezzo. E una volta fatto questo potete poi procedere, come ho appena fatto, a fare i vostri fori e a tassellare i vostri listelli. Insomma, adesso ripartiamo dall'ultimo che avevo riunito, vedete? Gli altri due listelli sono già belli incollati tutti e tre. Anche in questo caso foro, punzone di precisione e andiamo a replicare i fori anche sugli altri listelli. E adesso le ultime giunzioni. Andiamo a fare sempre i nostri fissaggi di prova per vedere se i fori sono perfetti, sono corretti e quindi i listelli poi andranno ad essere perfettamente a filo tra di loro. In questo caso non so se avete notato, ma gli ultimi due listelli che erano uniti tra di loro erano anche un po' storti, quindi si erano piegati. Questo perché ovviamente erano prossimi a scollarsi, però poi andremo insomma a rifinire. Adesso che abbiamo fatto l'assemblaggio di prova, prima ancora di incollarli, ho deciso di andare a rifilare nuovamente il bordo, in modo che se c'è qualche errore possiamo correggerlo. Questo perché è vero che ho fatto attenzione, è vero che abbiamo fatto, insomma, ci siamo presi tutte le attenzioni del caso, però è possibile che magari che qualche piccola sbavatura ci sia, quindi andare a rifilarlo nuovamente con il nostro banco a fresa non è un'operazione sbagliata, quindi mettiamo una punta, diciamo, per stondature e andiamo a rifilare. Lo facciamo sia da un lato che dall'altro. Ecco qui, come vedete c'era quel listello, abbiamo messo un tassellino per riempire quel buco che abbiamo fatto. Andiamo a tagliarlo con la rioba e lo rifiliamo. Quindi nel foro che era uscito dall'altra parte, quello in eccedenza, abbiamo infilato un piccolo tassello che è andato a riempire perfettamente il buco. Tra l'altro è un tagliere di faggio, i listelli sono di faggio, quindi anche lo stesso materiale, lo stesso tipologia di legno. Adesso scogliamo gli ultimi due, cioè sfiliamo gli ultimi due listelli che avevamo fissato soltanto con i tasselli e prepariamoci all'incollaggio. Anche qui bolla tossica, andiamo a stenderla per bene come meglio ci riesce e fissiamo i nostri listelli. Uno. Mi raccomando, mettete bene la colla anche all'interno dei fori dove metterete i tasselli. In questo modo saremo sicuri che i tasselli rimarranno bene incollati e quindi sarà un sistema di ancoraggio ancora migliore. Diamo un paio di colpetti col martello per essere sicuri che aderiscano bene. Puliamo tutta la colla in eccesso, mi raccomando, pulitela perché poi da rimuovere dopo è una vera rottura di scatole, quindi se potete pulitelo anche meglio di come ho fatto io. E mettiamo poi le nostre morse. Ovviamente lasciamolo asciugare la colla quando la mettiamo in posa almeno 24 ore per essere sicuri che sia perfettamente asciutta. Ed ecco qui possiamo dire che il nostro lavoro, il nostro incollaggio è finito, però adesso dobbiamo andare a rimuovere tutti gli eccessi di colla e anche ovviamente a livellare quelli che sono magari delle piccole differenze tra un listello e l'altro, quindi fissiamoci al banco da lavoro.
e andiamo con la nostra levigatrice mouse o rotorbitale, quella che avete, a levigare per bene tutto il nostro tagliere. Già che ci siamo, come vi ho detto nell'intro, andremo anche a ristrutturarlo, quindi a rimetterlo a posto, a togliere tutti quei segni, quelle macchie, quelle, se possibile, incisioni che c'erano sicuramente sul tagliere. Ora vedete, col pialletto vado a rimuovere quelle magari piccole sbavature di collo, magari piccole creste che si sono formate nel legno. È un lavoro semplice, ma che comunque vi richiede un certo impegno. Ecco, come vedete poi i bordi vanno ancora pareggiati, nonostante abbiamo passato nel banco fresa, comunque i bordi vanno un attimino pareggiati. Metteteci un po' di forza perché il legno di faggio è veramente tosto da levigare, però se ci mettete un po' di forza, un po' di pazienza, riuscirete sicuramente a renderlo perfetto. Ecco, qui passiamo anche sul bordo, ovviamente per unificare il bordo appunto del tagliere, per rendere belli tondi i bordi. Poi io li ho fatti tondi perché questo tagliere di base aveva già i bordi stondati, ma se sono spigolosi lasciateli spigolosi, insomma. Questa è una scelta puramente personale. Ecco, cosa che non ho fatto vedere nell'altro video in cui ho realizzato il tagliere, che vi metto qui sopra, è quello di passare poi una carta di una granatura inferiore, quindi andiamo a carteggiare usando granature diverse. Quella più grossa, quindi una grana 40 per il grosso per togliere le prime parti, e una grana anche 120 alla fine per andare ad allisciarlo. Quindi questa è proprio la finitura, andiamo ad allisciare perfettamente il nostro legno. Con questa grana infatti non andiamo a rimuovere residui o a livellare o a pareggiare o a spianare il legno, ma andiamo semplicemente a renderlo liscio. Adesso, come vedete, qui ci sono due fori, perché in origine c'era sicuramente una maniglia, quindi nessun problema, andiamo a replicare la maniglia, andiamo a rifarla. Era in metallo e noi la facciamo in legno. La facciamo in legno di abete. Ecco qui, prendiamoci le misure di quella che sarà la nostra maniglia. Andiamo a rimuovere le parti che non ci servono, perché questo è un pannello uno scarto di un pannello di abete molto grande, o comunque di misure superiori a quelle che ci servono. Quindi ci prendiamo la parte che ci serve e iniziamo ad andare a levigarla con la nostra banco fresa. Io ho deciso di lasciare tutto il pezzo attaccato prima di separarlo, perché in questo modo sarà molto più sicuro per le nostre mani. Infatti potremo andare a tenere ben saldo il pezzo di legno, andare a lavorarlo senza rischiare di farci male alle mani. Avevo già fatto una maniglia prima di questa, avendola già staccata dal resto del listello, e stavo rischiando di farmi male, quindi ho deciso di ripartire da zero, anche per farvelo vedere in sicurezza, mantenendo tutto quanto attaccato al legno, alla parte di legno grande. Ecco, adesso dobbiamo andare a modellare il nostro legno in modo da adattarlo al bordo stondato del nostro tagliere. Per fare questo usiamo il nostro Dremel con una punta per intaglio, In descrizione vi metto tutti gli attrezzi che sto usando. E poi con una raspa mezza sfera, mezzo cerchio, non ricordo come si chiama, comunque una raspa comunque col bordo tondeggiante, andiamo a finire di pareggiare tutto. Anche in questo caso punzone, e mettiamo dei tasselli. In questo caso i tasselli sono da 6, quindi due fori piccolini, anche perché comunque avete visto è una piccola maniglia, non è niente di particolare. Due tasselli, facciamo prima un fissaggio di prova per essere sicuri e poi passiamo con la colla. Ovviamente io l'ho già fatto il fissaggio di prova per vedere che siano perfettamente allineati. In questo caso non esageriamo troppo con la colla perché non ce ne serve tantissima e si deve semplicemente tenere la maniglia, e poi se esageriamo qui ci va a finire tutta sul tagliere, quindi mettiamone poca. Diciamo che un filino così basta e avanza. Ecco qui. Replichiamo la stessa quantità o anche un po' di più qui sulla nostra maniglia. Mettiamo i listelli, i tasselli e andiamo a fissare. Ecco, vedete che esce un bel po' di colla. Comunque non preoccupatevi perché anche il filo di colla che rimane lì sul bordo, adesso vi faccio vedere come impiegarlo. Vedete,
forse ve l'ho detto in un altro video, ogni volta che faccio qualche lavorazione cerco di raccogliere tutti i truccioli o comunque la polvere di legno che mi avanza. In questo caso questa era polvere di faggio. La andiamo a mettere sulla colla e creiamo una sorta di una pasta di legno, diciamo. Ecco qui. Adesso prendiamo la nostra levigatrice mouse e andiamo a smussare per bene la nostra maniglia. E adesso passiamo alle finiture, quindi un po' di olio per taglieri, abbondante, diciamo, abbastanza per lucidarlo, ma non troppo, insomma, da renderlo schifosamente unto. Ed ecco qui, ragazzi, si può dire che siamo arrivati alle battute finali di questo lavoretto. Come sempre io spero che il mio lavoro vi sia piaciuto, che i miei lavori vi piacciono e potrete trovarli utili e possiate replicarli con facilità nel vostro laboratorio o a casa vostra, insomma. Se questo video vi è piaciuto vi invito a mettere mi piace qui sotto, magari condividerlo con chi potrebbe essere interessato, lasciare un commento, ragazzi, mi raccomando, commentate anche i miei video, se vi piacciono, se sono interessanti, se c'è qualche critica, soprattutto costruttiva, lasciatela qui sotto, io rispondo sempre a tutti. Ovviamente iscrivetevi al canale e attivate la campanella per stare sempre aggiornati su tutte le mie pubblicazioni. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto, vi auguro un buon proseguimento sul canale e sulla rete. E ci vediamo al prossimo lavoro. Buona continuazione!